Ebbene, signori miei, rieccoci qua a Misano. Cosa dire di quello che è successo? Mi raccomando, non travisate le mie parole, non alimentate la polemica, è solo un pensiero a freddo di quello che è successo. Partiamo dal problema maggiore, secondo me, che questa dovrebbe essere una passerella dove i piloti si divertono, cazzeggiano e via dicendo, invece viene vissuta da tutti come una gara seria, come una gara da prendere in considerazione per dire questo è più forte, questo non è più forte. E in un certo senso ci sta a farsi certi pensieri, ma non prenderla come un mondiale. Questo ovviamente è anche una cosa positiva per Ducati, perché insomma si crea tanta discussione, si parla dell'evento, si parla delle prestazioni dei piloti, però allo stesso modo non può poi essere presa da questi piloti come un qualcosa da non considerare, un qualcosa da prendere sotto gamba. Io ho visto i piloti come erano concentrati durante le prove, le qualifiche, la gara, la vivevano come normale in maniera molto intensa, perché i giornalisti iniziano a fare quelle domande scomode che danno molto fastidio, e durante un domanda e risposta in sala stampa ho assistito a una situazione non bella, dove il classico giornalista che deve fare sorvoliamo prende Pecco con di fianco tutti gli altri piloti e gli dice: questa è la prima gara dove hai una moto uguale a Marquez, secondo te riuscirai a metterlo dietro? È esattamente come il sorpasso di Marquez all'ultima curva su Bulega. È un qualcosa che in questa situazione che deve essere una festa non va fatta, è qualcosa di esagerato per la situazione nella quale siamo, è al limite. Quindi dove ci sono due piloti che si stanno giocando il mondiale è un qualcosa che ci starebbe, sia la domanda del giornalista sia il sorpasso che ha fatto Marquez. Invece ci siamo ritrovati in una situazione dove in sala stampa era infuocata, dove, ripeto, la situazione veniva presa in una maniera troppo seria, veniva caricata di benzina sul fuoco in maniera esasperata. A quel punto ai piloti gli si chiude la vena, vanno in pista e chi c'ha un po' più la cazzimma, chi c'ha un po' più quell'indole lì, è normale che magari vede lo spiraglio all'ultima curva e ci si fionda dentro. Può essere la gara dell'oratorio, può essere il VDV, può essere la gara con i mini motard, può essere il range, può essere tutto, ma il pilota che c'ha quell'impostazione lì si butta dentro, rischia e non gliela puoi cambiare. Non è che c'è un pulsante o una manovella che va 50%, 30%, 100%, quando sei lì e c'è lo spazio si butta dentro. Quindi, per tornare al paragone, dal mio punto di vista, il sorpasso di Marquez, se fosse stato fatto in un contesto di finale del mondiale, gara decisiva, ti devi buttare dentro, ma anche una gara del mondiale qualsiasi dove ci si gioca il podio, ci sta, ma in una passerella di Ducati, secondo me, non ci sta. Fermi lì. Intanto controllate se YouTube vi ha fatto lo scherzetto e vi ha disiscritto come al solito, ma purtroppo c'era bisogno assolutamente di questa aggiunta. Volevo far uscire questo video con calma giovedì, perché ho detto, vabbè, si può discutere tranquillamente di questo contatto classico tra due piloti all'ultima curva e via dicendo, e invece sono stato clamorosamente smentito. La situa è sfuggita leggermente di mano e il tutto si è trasformato in una sfida tra due tifoserie da stadio. Marquez merda è sempre il solito, Bulega è un babbeo perché non ha chiuso la porta, Marquez non l'ha toccato, è Bulega che va addosso a lui, dichiarazione falsa tirata fuori da A mio cugino ha detto, dove Bulega diceva che era colpa sua, questa che ha appena detto è la più bella, io che vengo preso come quello che pubblica il video per mettere in cattiva luce Marquez, quando fino all'ultimo post GP ero il difensore di Marc, commenti dove smettila di difenderlo, che cazzo fai, vi dicendo, ragazzi decidetevi. Ma quando uno cerca di essere oggettivo, questa è sempre la solita situazione che poi la gente non sa più se è da una parte o dall'altra. Come sempre cerco di giudicare gli eventi per quello che sono, d'accordo o non d'accordo, quello è. Quindi dopo questa introduzione andiamo con ordine per smentire le top cagate che abbiamo letto in queste ore. Iniziamo con il tenere a mente quello che ho detto a Misano. Il sorpasso in sé ci sta, ma purtroppo, come tutte le cose, è il contesto che fa tutto. Il punto dell'avere ragione o meno non è se si toccano o non si toccano, ma provare quel sorpasso in quel contesto dove non succede, ma se succede che si chiude lo sterzo, entra la moto su Bulega e gli spezza una gamba, con la gara la settimana dopo a Portimao capite che non ci sta.
Al netto di questo, prima cagata, Marquez e Bulega non si toccano. Totalmente falso. Si toccano e lo si vede da entrambi i video, dalle due angolazioni, da quella da dietro e da quella della tribuna prima della Misano 2. O meglio, lo si vede se si hanno due bulbi oculari funzionanti con 10 decimi. Marquez si è tuffato dentro. Al momento del tocco era già con la moto davanti, perché lo va a toccare appunto col ginocchio coscia nella zona tra manubrio e carena superiore, diciamo. Seconda baggianata, a Bulega si chiude lo sterzo da solo. No, si chiude perché viene toccato leggermente dalla gamba esterna di Marquez, tra carena e manubrio, come abbiamo già detto. Nel momento in cui Nicolò lo vede entrare, rialza la moto perdendo ovviamente un po' di carico sull'anteriore, ma non esiste sulla faccia della terra che si vada a chiudere lo sterzo da dritto con dei freni Superbike e quel tipo di gomme. Quante cadute avete visto in Superbike con 50 gradi di asfalto e sterzi che si chiudono a moto dritta? Ve lo dico io. Nessuno. Ovviamente quella in cui si è ritrovato Nicolò è una situazione critica e se subisci un tocco anche leggero sul manubrio cadi come una pera cotta. Infine la cosa più incredibile di tutte, la fantomatica dichiarazione falsa, ripeto falsa, di Bulega dove dice che non è stato toccato ed era tutta colpa sua. Io vorrei chiedere a quei babbei che riportano il sentito dire come i pappagalli, e sono esasperato perché questa roba qui vale per qualsiasi cosa in tutti i miei vari post, articoli dove sono citato e via dicendo, se appunto quella dichiarazione l'hanno sentita da "a mio cugino mi ha detto" oppure da un articolo di una testata giornalistica seria. Anche qui vi rispondo io, la fonte era "a mio cugino". In questa foto che vi sto facendo vedere in questo momento, Bulega smentisce personalmente tutti quelli che avevano riportato quella fake news. Ripeto, non esiste un articolo di un giornalista che riporta questa dichiarazione e mi sento di dire che sapevo bene già da prima chi ha detto cosa o chi si è limitato a non dire nulla. Quindi, come si va a voler scrivere commenti e riportare notizie su un argomento alla fine serio senza essere realmente prima informati? Ma non dico neanche, informati, sapere tutta la storia, ma leggere un articolo dove il giornalista fa il lavoro al posto vostro, dove controlla le dichiarazioni, vede se sono false o no e a quel punto mette il virgolettato e lo riporta sull'articolo. Niente di tutto questo. A costo di sembrare stupido lo riporti subito, diceva qualcuno, e io non posso che essere d'accordo. Come al solito, ragazzi, gas, ci vediamo al prossimo video.